Con la calore estiva non amo mangiare la carne, mangio un pochino di pesce, però la mia alimentazione è prevalentemente vegetariana. Un'alimentazione prevalentemente vegetariana ci consente di disintossicarci. Andiamo a eliminare i liquidi accumulati in eccesso e andiamo a eliminare anche qualche chilo di grasso. Naturalmente per cambiare le nostre abitudini alimentari dobbiamo ingannare la nostra pancia e prima ancora dobbiamo ingannare il nostro occhio. Quindi la ricetta di oggi, che sono le polpette di pane, ci permetterà di mangiare un qualcosa che somiglia tantissimo alle polpette di carne, però la carne qui dentro non c'è. Per rendere queste polpette veramente buonissime, però ci sono dei piccoli accorgimenti. Il primo è quello di utilizzare il pane casareccio fatto con il grano duro. Ha un sapore molto più intenso, molto più genuino e veramente molto buono, e anche la resa è migliore. Quando poi andiamo a impastare il pane con le uova e gli altri ingredienti, dobbiamo farlo per pochissimo tempo. L'impasto deve risultare alla fine ancora granuloso. Fare queste polpette è davvero molto semplice ed è anche una ricetta molto economica, perché andiamo a utilizzare il pane raffirmo, il pane che ci è avanzato. Le polpette poi vanno fritte. Io utilizzo un olio di girasole alto oleico che regge molto bene le temperature della frittura. Le vado a sgocciolare ben bene su una carta per fritti e poi le posso consumare sia così appena fritte e vi dico che sono buonissime, oppure le posso tuffare in un sugo di pomodoro. La ricetta è molto semplice, la preparazione è molto rapida, come è molto rapida anche la cottura. Andiamo quindi a preparare le polpette e vi faccio vedere che non rimpiangerete assolutamente la polpetta di carne. Andiamo! Nella ricetta andiamo a utilizzare il pane raffirmo. Questo è del pane casareccio che mi è avanzato e l'ho messo da parte. Diciamo la verità che io l'ho fatto avanzare apposta. Questo pane va bagnato nell'acqua. Strizziamo per bene il pane. E lo andiamo a sbriciolare. Mettiamo una presa di sale, abbondante pepe, il prezzemolo tritato, mezzo spicchio di aglio, aggiungiamo il formaggio grattugiato, questo è pecorino, e anche il parmigiano, 2 uova intere, e andiamo a mescolare. Continuiamo a mescolare con le mani. E ora andiamo a formare le polpettine, che devono essere abbastanza piccoline. In questa padella ho messo a scaldare abbondante olio di semi di girasole e adesso friggiamo le nostre polpette in 2 volte. E dopo 5 minuti le possiamo girare. E quando diventano belle croccanti le possiamo scocciolare dall'olio e le possiamo mettere su un foglio di carta per fritti. Andiamo adesso a friggere anche il resto delle polpette. Mettiamo l'olio extravergine di oliva e facciamo rosolare l'altra metà dello spicchio dell'aglio. Ora che l'aglio sfrigola, aggiungiamo il pomodoro. Mettiamo il basilico, una presa di sale
e lasciamo cuocere con la pentola scoperta per 10 minuti. Dopo 10 minuti aggiungiamo anche le polpette. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere ancora per 10 minuti.